zeppole e da noi si chiamano zippole. Mi occorre 1 chilo di farina, 15 g di lievito di birra fresco, 10 g di sale, 200 g di patata bollita e schiacciata, 500 ml di acqua. Inizio la preparazione e sciolgo il lievito con l'acqua. Sciolto il lievito, lo metto in mezzo alla farina. Aggiungo le patate. Metto tutta l'acqua e inizio ad impastare. Impasto con le mani e a questo punto metto il sale. L'impasto deve venire così molle per le zeppole. Ora lo lasciamo lievitare. Raddoppiato di volume, lo lavoro in questo modo. E faccio raddoppiare di nuovo. Ecco il risultato dopo la lievitazione. Ho messo olio nelle mani e inizio a friggere, prendendo un po' di impasto alla volta. Ecco qua, così. Facciamo dorare da entrambi i lati. Una volta dorate le tolgo e le metto in carta assorbente. E le facciamo tutte così, fino all'esaurimento dell'impasto. Ed eccoli asciutti dentro e croccanti fuori. Scilatelle calabresi è una pasta tipica e per le feste spesso la facciamo.
Mi occorre 500 g di farina di grano duro e 220 g di acqua e utilizzo un ferretto. Inizio la preparazione. Precedentemente ho setacciato la farina. La preparazione è molto semplice. Alla farina ho fatto la fossetta nella quale metto l'acqua e inizio ad impastare. A questo punto l'impasto è pronto, lo lasciamo riposare per mezz'ora, coperto. Nel frattempo che riposa la pasta, preparo un sughetto semplice con cipolla, peperoncino, basilico e prezzemolo, pomodoro pelato, passate di pomodoro, sale e olio. In una padella metto l'olio, aggiungo la cipolla, peperoncino, faccio soffriggere. A questo punto metto il pelato. Faccio cuocere un po' il pelato prima di mettere la passata. A questo punto metto la passata. Metto prezzemolo e basilico, il sale e faccio cuocere. Riposato l'impasto, inizio a fare la pasta. Taglio un pezzo di impasto e lo lavoro su un tagliere ruvido. Lo allungo in questo modo. Poi prendo la misura e taglio i pezzi 5 cm. E li metto nella farina. Continuo a farli tutti così e poi li passo al ferretto. A questo punto li passo al ferretto. Metto il ferretto in centro così e giro in questo modo. Li faccio tutti così. Se non avete il ferretto potete usare uno stecchino lungo. E vengono uguali. Una volta pronti, li vado a cuocere. Facciamo cuocere finché non salgono a galla. Poi mischiamo al sugo e serviamo. Ed eccola pronta.
Ho impiattato e messo del pecorino sopra e servo in questo modo. Calamari ripieni al forno. Mi occorre 800 g di calamari, per il ripieno 300 g di mollica di pane tritata, olio, sale, pepe e origano quanto basta, un uovo, i tentacoli dei calamari, stecchini quanto bastano. Per condire prezzemolo, agli e pomodorini e origano. Inizio la preparazione. Precedentemente puliti i calamari e ho fatto pezzettini i tentacoli che ora metto in una padella. Metto olio, sale, prezzemolo, l'aglio, vado a soffriggere sul fuoco. Una volta soffritti li metto nel pane. Ora faccio a pezzettini un po' di pomodorini. Metto l'uovo e impasto con le mani. Mischiato tutto, il ripieno è pronto. A questo punto riempio i calamari. Ora chiudo con uno stecchino in questo modo. Ora metto in teglia. Una volta riempiti, preparo il condimento. Nei pomodorini precedentemente tagliati a pezzettini metto il sale, l'olio, l'aglio, il prezzemolo, l'origano, mischio. A questo punto condisco i calamari. Ora porto in forno caldo e statico a 175 per 35 minuti. Una volta cotti sono pronti da gustare. Un'idea per presentare la frutta a Natale. Mi occorre una mela, una carota e tanta frutta colorata che abbiamo in casa, tagliata a pezzettini in questo modo, e delle stelline fatte con la carota. Iniziamo la preparazione. Per prima cosa taglio la mela. Così facciamo la base per l'alberello. Ora taglio la carota in questo modo e poi la pelo. A questo punto
punto facciamo in questo modo: infilziamo degli stecchini così alla base della carota e ora mettiamo nella mela così. Ora iniziamo a mettere gli stecchini così. Una volta messi gli stecchini, iniziamo a mettere la frutta. Infiliamo in questo modo. Ed ecco una bella idea per preparare la frutta. Natale è pieno di colori. Io ne preparo tanti in questo modo e li metto sul tavolo. Il pan pepato. Occorre della frutta secca, 50 g di noci, 50 g di mandorle, 50 g di nocciole e 20 g di pinoli, poi 50 g di uva passa, 50 g di frutta candita, ciliegie e cedro, delle spezie, 2 cucchiai di cannella, un cucchiaino di noce moscata, un cucchiaino di fiori di garofalo, curcuma e pepe nero, 2 cucchiai di cacao amaro, 100 g di farina, 2 cucchiai di acqua, 100 g di miele e 100 g di cioccolata fondente. Inizio la preparazione. Frullo la frutta secca. La faccio poco alla volta. Grossolanamente e la verso in una bowl. Frullo anche la cioccolata. Così. Continuo la preparazione. Nella frutta secca metto le spezie, i pinoli, il cacao amaro, la frutta candita e l'uva passa. Precedentemente l'ho messa nell'acqua per farla ammorbidire. L'ho lavata, ora la strizzo. A questo punto faccio sciogliere il miele. Prima metto 2 cucchiai d'acqua, aggiungo il miele e faccio sciogliere. Aspettiamo che bolle, quando bolle lo versiamo. Vedete che sta bollendo? A questo punto lo versiamo, ancora caldo, e mescoliamo. Ho utilizzato miele d'acacia, a questo punto mettiamo la farina precedentemente setacciata, quindi inizia ad impastare. L'impasto è pronto. A questo punto preparo i panetti. Mi bagno le mani e prendo un po' di impasto. Ne devo fare 4. Fate proprio una forma a pane e poggio su una teglia.
Quando pronti li metti in frigo per 10 minuti, poi in forno caldo e statico a 180 per 20 minuti. Eccolo pronto da gustare. Ora ne apro uno, faccio vedere come è venuto. Guardate che bontà. Grazie della visione, alla prossima. Iscrivetevi al canale, condividete e mettete mi piace.